just believe. Non è una novità, la moda sta diventando sempre più democratica. Oggi non serve più stipendiare decine di dipendenti o possedere un atelier. Tutti possono partire da zero, iniziando da un account sui social media e da tante, ma tante, idee creative. Se è vero che i mezzi per creare una realtà all'interno del mondo della moda sono aumentati a dismisura, è anche vero che è aumentata la concorrenza. Tutti possono creare il proprio brand, ma solo alcuni riescono ad emergere. Quali sono i primi passi da fare per creare un marchio di successo? A chi ci si deve rivolgere? Come funziona la produzione di capi d'abbigliamento? Qual è il segreto per distinguersi dagli altri? Tutte domande più che lecite. Perciò siamo andati da una delle realtà italiane che si occupano della produzione di brand emergenti, l'Omalab. Ferma. Prima di continuare ti chiedo di lasciare like, commentare, iscriverti al canale e attivare la campanella. Io sono Filippo di 035 e ti auguro una buona visione. Cosa rappresentano oggi i brand emergenti? In un'industria come quella della moda, in cui i grandi marchi dettano le tendenze e dominano il mercato, i brand emergenti rappresentano una ventata d'aria fresca. Se è vero che aziende come Gucci, Prada, Louis Vuitton e colossi del fast fashion come Zara o Uniqlo fatturano esponenzialmente di più, sono gli stessi che si ispirano e spesso e volentieri plagiano le idee di giovani creativi carichi di creatività ma poveri di risorse per farsi conoscere nel fashion system. Ma allora, come far conoscere il proprio brand? Dipende dalla natura del tuo marchio. Per tutti quei brand di stampo luxury esistono una varietà quasi interminabile di concorsi a cui iscriversi per ottenere finanziamenti e visibilità. A Londra, capitale della moda emergente per eccellenza, si tengono ogni anno i British Fashion Awards, dai quali molti fashion designer come J.W. Anderson, Samuel Ross e Craig Green hanno ricevuto la spinta iniziale. In Italia, invece, si organizza il Fashion Graduate, una serie di fashion show per promuovere i giovani talenti provenienti dai migliori istituti di moda italiani. Infine c'è il premio più ambito di tutti, l'LVMH Prize. Organizzato da LVMH, multinazionale proprietaria di brand come Louis Vuitton, Dior e Fendi, offre ogni anno 300.000 euro e una consulenza al brand emergente che si è meglio distinto. Talenti come Virgil Abloh, Demna o Matthew Williams sono stati vincitori o finalisti di questa tanto ambita competizione. La situazione cambia completamente per i brand allo stampo streetwear, che spesso e volentieri vedono il loro futuro nelle strade piuttosto che sulle passerelle. Spesso limitati da un iniziale budget irrisorio, i brand streetwear devono puntare su altri aspetti, come collaborazioni, seeding, marketing alternativo e soprattutto una community forte. Se fare indossare i propri capi a star mondiali del calibro di Drake o Rihanna crea sicuramente scalpore, come nel caso di PDF di Domenico Formichetti, brand come Mischief cercano di divenire virali sui social media attraverso prodotti insoliti che generano curiosità nel pubblico. Realtà come Cortez all'estero e 545 e Riven in Italia hanno sfruttato la popolarità e il carisma del loro founder per costruire una solida fanbase, spesso tramite eventi e meetup dal vivo. Infine, marchi come 5MC2 o Senti Season pongono il loro focus sulla qualità dei prodotti e sulla trasparenza della filiera produttiva. Abbiamo voluto approfondire proprio quest'ultimo aspetto a stretto contatto con una delle realtà italiane che più supportano i brand emergenti, l'Omalab. Cos'è l'Omalab e perché è importante per i brand emergenti? Siamo andati ad Avellino, da Enzo, founder di l'Omalab, per vedere con i nostri occhi l'azienda che da 3 anni a questa parte produce blank per diversi brand emergenti italiani. Grazie ad un'adolescenza vissuta nei pieni anni 90, Enzo è sempre stato un fan dello streetwear di ispirazione americana. Tra esperienze in boutique, mercatini vintage e carriera nel clubbing, presto riesce a rendere la passione per l'abbigliamento un vero e proprio lavoro, aprendo nella sua città natale una serie di negozi precursori dello streetwear italiano. Seguendo le orme di Luca Benini, founder di Slam Jam, con l'avvicinarsi del nuovo millennio, Enzo riesce a portare ad Avellino brand come Stussy, Carhartt o Cheap Monday. Animato dall'esigenza di eliminare quella precarietà per i giovani creativi, vissuta in primis da lui stesso. Perché ragazzi? Perché io subito dopo il negozio mi ero avvicinato al mondo della produzione. Essendo stato dietro come retailer, io vedevo sempre il campionario, era quello che andava a vedere, sceglieva il brand, quindi era un buyer, e poi compravo quelli che erano i capi in collezione che volevo rivendere nei miei negozi. Però vedevo sempre che c'era un gap, cioè sai, volevo sempre creare qualcosa di mio, ma
io vi sto parlando di 15 anni fa, era impossibile ragazzi, cioè io andavo nelle aziende, nei piccoli laboratori, mi andavo a proporre le mie idee, ma c'erano problemi incredibili, ma proprio che non c'era la corrispondenza, nessuno puntava un centesimo sul voler in qualche modo dare l'opportunità a un giovane di poter dare la sua visione, il suo brand, poter portare la sua idea. Fonda l'Omalab nel gennaio del 2020, dopo oltre 25 anni nel settore dell'abbigliamento. Sì, perché l'Omalab è una realtà giovane, nata proprio con lo scopo di offrire supporto a tutti i giovani creativi che hanno intenzione di aprire un proprio brand. Al contrario delle grandi aziende che spesso incappano in problemi di logistica, di tempistiche o ambientali, l'Omalab propone una soluzione totalmente artigianale secondo la filosofia just in time. Infatti, i blank vengono prodotti al momento del bisogno per evitare sprechi e sovraccarichi in magazzino. Noi lavoriamo su un prodotto che non esiste, ora verrete a vedere, cioè il prodotto non esiste, lo facciamo noi. Se non esiste il prodotto lo devi fare, ma per farlo ragazzi noi inizialmente avevamo preventivato 15 giorni, ma forse in itinere ci stiamo rendendo conto che sono pure pochi. Enzo ci ha detto che la differenza sostanziale tra i blank di l'Omalab e quelli di altri produttori è in primis la qualità, rispettata meticolosamente e sempre made in Italy. E in secondo luogo, Enzo agevola molto il match tra produttore e brand, offrendo anche una consulenza della parte comunicativa, spesso sottovalutata tra i giovani. Inoltre l'Omalab va contro la politica del frontman. L'azienda non punta alla viralità dei suoi founder per vendere di più, bensì alla mera qualità e all'aspetto del prodotto. Preso una felpa tanti anni fa. Ecco. Però vedi, il discorso di questo è interessante, vedi, perché quello che a noi piacerebbe, oramai questo è il terzo anno che noi iniziamo a esistere sul mercato online, a esistere anche come struttura fisica. È interessante sapere chi nel corso di questi anni ha comprato il nostro capo e magari tuttora fa parte del suo guardaroba, che non è per nulla scontato. Io parlo da consumatore e magari nel guardaroba la felpa dell'anno prima spesso non la metto, perché già c'è un altro fit, una nuova tendenza, qualcosa che non mi convince, magari può darsi che si sia rovinata o non va più come dove andava all'inizio. Però una persona che magari mette la felpa per un anno di seguito e l'anno dopo la ritrova interessante, io penso che significa che c'è qualcosa di interessante in quella felpa e sarà fatta con criterio. Come funziona la produzione dei capi? Per comprendere al meglio il funzionamento dell'azienda, Enzo ci porta nel suo laboratorio e quartier generale. Qua si sviluppa il laboratorio, ok? Quindi entriamo, tavolo da taglio, ovviamente i tessuti. Questa è una piccolissima parte di tessuti. Abbiamo un deposito dove stipiamo tutti quelli che sono i quantitativi. Qui andiamo a approvvigionare semplicemente in base a quello che è l'esigenza del momento. Queste, come potete vedere, sono dei capi che sono appena usciti dalla produzione. Noi facciamo più o meno una 40-50 capi al giorno. Questo è quello che riusciamo a produrre. Io vi faccio affacciare in produzione. Questa è la fase di produzione, ok? Qui si articola quella che è la produzione da zero dei capi. Sono stati tagliati e poi vengono messi in produzione. Come ben vedi è un concentrato di un'azienda micro che sta ferma tutta qui e che assolve a quella che è una domanda su una modellistica creata da noi da zero. Come primo concetto ci spiega che i blank di l'Omalab sono prodotti da zero su richiesta del cliente, mai preconfezionati. Ciò permette minori sprechi e una personalizzazione maggiore, ma ovviamente aumenta il tempo di produzione del capo. Mostrandoci diversi brand, Enzo ci spiega la formula magica che gli ha permesso di ottenere un vero e proprio best seller. Vi racconto un po' quella che poi è la modellistica e la brand identity che abbiamo dato all'Omalab, che non è un semplice blank, ma è un blank ben strutturato. Allora, innanzitutto siamo partiti dalla modellistica che volevamo ottenere. Volevamo ottenere un boxy crop. Ovviamente, come già vi dicevo prima, abbiamo iniziato a testare diversi tessuti che potevano performare in base a questa nostra esigenza. Col cotone non ci siamo trovati bene, per il peso del cotone ci rendevamo conto che col boxy non reggeva quella che era la modellistica. Quando ci siamo imbattuti nel policotone ci siamo resi conto che però per qualità del tessuto, per volumi che ottimizzavamo su quel tipo di vestibilità, ottenevamo un risultato che per noi era più che soddisfacente. Sicuramente è un prodotto meno qualitativo del 100% cotone perché ha una fibra sintetica all'interno, una piccola percentuale, attenzione, però allo stesso tempo è un tessuto che nasceva per il workwear, adatto per il fatto che venisse utilizzato di continuo e spesso.
Noi scegliamo questo tipo di cucitura, innanzitutto la manica, abbiamo puntato da subito sulla manica raglan e non magari sulla classica giromanica, ma abbiamo dato un valore aggiunto alla manica, che è quella delle cuciture. Siamo partiti con questa appunto copertura triaghi che è diventata la nostra identity. Come potete vedere gira su tutta la maglia l'identità del brand, e lo vedi sia qui su questa che è una crewneck, ma lo vedi altrettanto bene sulla cappuccio. Addirittura qui c'è tutto il richiamo sia sulla ribattitura del cappuccio, manica, ovviamente mezzaluna. Dalla scelta delle maniche raglan all'apertura della gamba dello sweatpants fino alla decisione del tessuto più adatto, tutto è studiato nei minimi dettagli. Il processo è interamente manuale, l'ordine viene trascritto, trattato dal personale e poi passa al settore produzione. I tessuti vengono tagliati apposta per ogni ordine in base alla taglia e al tipo di prodotto. Questo porta ad un'esperienza molto più a contatto con il cliente, ma ovviamente porta a tempi di spedizione più lunghi, fino a 20 giorni lavorativi. Sì, ok, tutto chiaro. Ma come viene determinato il prezzo di un capo? C'è una lunga serie di fattori da tenere in considerazione. Innanzitutto il costo della materia prima, ossia il tessuto. Quest'ultimo viene tagliato a seconda della quantità necessaria. Poi c'è il costo del personale che si occupa del taglio. Da non dimenticarsi il costo della modellistica e della creazione del cartamodello. Una volta pronto il tessuto viene mandato in workroom, dove il personale cuce le varie parti del prodotto, tra cui figurano anche accessori come zip, costine ed etichette di lavaggio, ognuno ovviamente con i propri costi. Una volta finito vi è la spesa per il packaging e la spedizione del capo. In più vi sono due importi che in molti ignorano, quello per lo smaltimento degli scarti e quello per il marketing, che spesso costituiscono un prezzo non indifferente. Per gestire e ottimizzare al meglio gli scarti di produzione, Enzo ha ideato la Hood Scarf, un accessorio che richiama la funzionalità di una hoodie senza il corpo principale e permette svariate opzioni di styling. A volte, soprattutto nelle zone laterali, abbiamo degli scarti e io ho deciso di creare quello che potesse essere un accessorio che nasce dallo scarto di produzione. Il cappuccio diventa, con la manica diventa un accessorio, infatti abbiamo dato la costina come se ti richiama praticamente il principio della felpa, manica e cappuccio. Tu vai a indossare questo capo, come ad esempio ce l'ho io, puoi fare sta roba qua e diventa, c'è un cappuccio a portata di mano. Enzo poi fa leva su un concetto particolare, la differenza tra producer e server. L'Omalab è un producer, ossia un'azienda a tutti gli effetti, che riesce ad offrire servizi come modellistica e produzione, ma è ovviamente limitato riguardo alla categoria merceologica. A differenza del producer, il server lavora tramite contatti trasversali instaurati con diverse aziende. Certo, offre più servizi, a discapito però di qualità e personalizzazione. Per proseguire nel nostro percorso, Enzo ci porta da Lello, il fornitore di tessuti a cui l'Omalab si rivolge per acquistare soprattutto il cotone e il policotone, materiali di cui l'azienda in Italia è precursore. Nonostante quello che si possa pensare, il policotone permette una durabilità molto maggiore rispetto al cotone puro, in quanto dopo numerosi lavaggi la fibra sintetica non tende a restringersi e a rovinarsi. Mentre vaghiamo tra gli scaffali pieni di tessuti, Enzo ci chiarisce l'argomento GSM, Gram Square Meters, ossia quanto è pesante la materia prima che andrà a creare il capo finito. Nonostante ci sia la tendenza sui social media di pesare felpe e magliette per determinare la loro qualità, Enzo smentisce tutto. Il GSM è un processo diverso che si fa tramite un tondino e ora ce lo faranno vedere, perché penso che sia interessante capire poi realmente anche le informazioni che noi diamo ai nostri clienti è veritiere, perché spesso ci viene anche detto no, ma la vostra felpa non è 350-340 GSM, perché magari si pesa su una bilancia, ecco. Questo si fa su tutti i tipi di tessuti. Logicamente quel tondino viene poi portato su questo bilancino che vedete qua e qui vi darà il peso a metro quadro. Questo qua manuale che è più preciso rispetto all'elettronico, paradossalmente è così. Quanto pesa In questo caso 330. 330 grammi. La qualità non è determinata semplicemente dal peso, ma fa parte di un discorso molto più ampio. Se per le fibre naturali come il cotone e la lana è più semplice, per le nuove fibre sintetiche vi sono una serie infinita di variabili. Questo invece che cos'è? Questo è un 16:1, gli spieghi che significa 16:1? Sarebbe importante questo. Per 16 i numeri che loro vi danno sono i titoli di filare. Più basso il titolo, più doppia è la fibra, capito? Quindi 16:1, 20:1, 30:1. Più sale il numero, più è di qualità il prodotto.
il primo numero. A1 è la battuta dei fili, A2 sono 2 fili. Il filato è composto da un filo che parte da 8, 16, 20, 24, 30, 36, 60. Più alto è il numero, più il filo è sottile e più la qualità sale, no? Cioè, la maglia leggera, tipo come faceva Rick Owen, no? Che le magliette leggere trasparenti, quello era un 62, doppio ritorto, cioè, vabbè, 15, 16 euro. L'1 sta per il singolo filo. 16 a 2 sono 2 fili avvolti insieme, quindi diventa più compatto, la battuta è più stretta. Quello che dicevi che è più compatto. Infatti vedi che più basso è il titolo, più pesante è il tessuto. È quello che sto dicendo. È quello che ho detto prima. Più basso il titolo, più doppio il tessuto, da più consistenza. Pesante, pesante. Così Enzo smentisce anche le credenze secondo cui se un tessuto è leggero non è di qualità. Inoltre, le tendenze non sono da sottovalutare, anche nella scelta del tessuto. E questo poi è importante, no? Ecco quello che fa l'Omalab. L'Omalab deve scegliere poi tra una serie di tessuti, di grammature e poi determinare quello che è il più adatto per l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Perché dietro ci sono campionature, modellistiche, sdifettamenti. Lui sa perfettamente quanto tempo ci abbiamo messo per raggiungere il fit di quella tuta fatta da zero. Che è il suo brand, lui sa che è partito da zero, ma quella è una tracksuit completa, però c'è tutto un fit che ha dovuto determinare un lavoro dietro di modellistica, di digitalizzazione del capo e roba varia. Cioè, sta roba qua è là che tu giochi la partita, cioè la capacità di scegliere il tessuto giusto per quello che vuoi realizzare. Quali sono le regole per il successo di un brand emergente? Sicuramente tenere gli occhi aperti nell'ambiente che ti circonda e soprattutto che ti interessa. Enzo ci racconta di quanto nel 2024 non basti più una semplice felpa logata, per quanto realizzata bene, per riuscire a irrompere nel mercato, al contrario di quanto succedeva fino al 2020. I giovani sono e saranno sempre il propulsore della creatività. Inoltre, non ignorare le tendenze. Secondo l'Omalab, oggi il pantalone baggy è il nuovo must-have, sostituendo la hoodie che ha sempre regnato. Perché il nostro baggy c'ha sempre la triaghi qui sul cavallo e la triaghi che praticamente sta tutto qui per quanto riguarda la cucitura della chiusura della gamba. Ovviamente pure sul pantalone noi già dall'anno scorso eravamo sulla vestibilità baggy fit, non abbiamo avuto il successo che sicuramente abbiamo riscontrato quest'anno, che è stato veramente alla pari della felpa, quindi è diventato un best seller a tutti gli effetti. Altra regola d'oro è essere consapevoli dello scopo del proprio prodotto. Secondo il grossista di l'Omalab, oggigiorno un brand è 80% marketing e 20% prodotto. Quindi sarebbe inutile iniziare scegliendo il tessuto come primo elemento. Prima si riuniscono le idee creative, si capisce il pubblico a cui ci si rivolge e la funzione del prodotto. Soltanto in secondo luogo poi entrerà in gioco la scelta del tessuto e di tutto ciò che riguarda la parte tecnica. Ricollegandoci a questo discorso, Lello ha tenuto a specificare quanto la scelta di un tessuto made in Italy non sia spesso e volentieri quella migliore, in quanto paesi generalmente considerati più poveri come Turchia e Cina abbiano investito molto più capitale nella ricerca tecnologica dei tessuti. Unire tradizione e innovazione è molto meglio che preferire una delle due. E poi è importantissimo specializzarsi in più di un ambito. È inutile pagare uno specialista del marketing che faccia il lavoro al posto tuo. È bene invece studiare a fondo il proprio prodotto, capire la sua funzione e in base a quella costruirci una comunicazione sopra. E poi ancora diffidare completamente da chi non possiede competenze. Oggigiorno si pensa che più uno abbia follower più sia attendibile. Ecco, nulla di più sbagliato. C'è una responsabilità nel dire le cose, da parte di tutti. Io mi assumo la responsabilità, come dicevo, di dare quella che è la mia visione rispetto al prodotto, ma poi penso che quota parte non posso pontificare su chi fa bene o chi fa male, perché secondo me tu potresti fare i milioni di euro creando una felpa che per me non vale niente e viceversa investire milioni di euro nella migliore qualità manifattura e non ottenere proprio niente. Quindi oggi è tutto relativo e nessuno determina cosa è buono e cosa non è buono, lo determina il risultato finale, che è la vendita. Quali sono i brand prodotti dall'Omalab? Il primo è stato 5MC2. Enzo ci racconta di quanto le conoscenze e i contatti siano fondamentali in questo settore. I founder di 5MC2 sono stati i primi a credere davvero nel progetto l'Omalab. Reduci da esperienze spiacevoli con altri produttori, hanno puntato tutto su Enzo e le due realtà sono cresciute insieme, dai primi cartamodelli fino a quando 5MC2, ormai indipendente, ha spostato la produzione altrove. Se quando nasco la mia volontà era quella di intercettare persone che come me avevano l'esigenza di voler creare un prodotto ma non avevano con chi confrontarsi, io volevo essere per loro l'interlocutore. E io quando conosco Simone è stata quasi una fatalità,
vedi, poi neanche a farlo apposta, conosco un ragazzo che ha delle idee, dopo lui conosco Carmine, conosco Giovanni, e io inizio a buttarmi nel loro progetto come se fosse pure il mio. Iniziamo proprio a intrecciare i nostri percorsi, perché poi tendenzialmente mentre io inizio a creare le modellistiche per loro, ci rendiamo conto insieme a Carmine che insieme potremmo fare anche qualche altra cosa insieme, portare anche dei neutri. Quindi mentre io produco il brand per loro, nasce l'esigenza di dover fare qualcosa che io già volevo fare ma che non avevo l'anima operativa. Poi vedi, e nasce contemporaneamente, veramente sono due direttrici comuni e mettiamo praticamente nel pentolone due cose, un brand e un'azienda di blank. C'è stato che il brand è partito subito, perché poi Carmine ha un'anima creativa importante, una visione importante, con le giuste grafiche, insieme a me nel creare le giuste modellistiche e rendere realtà quello che era un'idea. Abbiamo creato dal zero delle felpe che poi sono diventate quasi iconiche. Le prime felpe che abbiamo tirato fuori, che erano la Lover e la Comet, sono poi state restoccate non so quante volte per i 2 anni a venire. Ricordo quando abbiamo fatto le prime crewneck, facemmo le varsity crewneck, che erano queste crewneck con le maniche in contrasto. Ricordo che non ottenemmo proprio il risultato che volevamo e pensavamo che quella era una felpa che non si vendeva, poi è stata la felpa che hanno chiesto di più nei 2 anni a venire. Quindi c'è stata una crescita e anche la realizzazione di quello che era un mio pensiero, il fatto che puntare sulle idee dei giovani designer fosse una vera ricchezza. Era come se ci fosse una domanda inascoltata, latente, che stava là, nessuno la intercettava. Poi per una serie di esigenze e di fortuite circostanze ci siamo incontrati e abbiamo generato quello che poi è diventato un flusso importante di vendita. Sì, perché l'Omalab rappresenta per le realtà emergenti quasi una famiglia. Un altro designer emergente ha esordito come collaboratore di 5MC2 e l'Omalab per poi, una volta intuite le meccaniche, riuscire a mettersi in proprio creando il suo brand. Stiamo parlando di Senti Season di Leonardo Centi. Nell'headquarter di l'Omalab abbiamo avuto l'occasione di incontrare Leonardo e porgli qualche domanda riguardo al suo marchio. Senti Season è nato affiancato da l'Omalab, che ancora oggi svolge un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda la produzione che per consigli e consulenze. Leonardo ed Enzo hanno trovato una grande sinergia lavorativa e personale, confrontandosi, parlandosi, scambiandosi opinioni malgrado la grande differenza anagrafica. Secondo Leonardo, visione è la parola chiave che determina il successo del proprio brand. Riuscire ad attenersi sempre al proprio percorso con costanza ed edizione è sicuramente in primo piano rispetto al mero design dei prodotti. La visione ovvero di seguire il tuo percorso, perché ci stanno tante salite, tante discese, ma se segui il tuo percorso, lo porti fino alla fine, segui dei criteri sia di lavoro, di come postare, di come fare gli shooting, la dedizione e la costanza sono le cose più importanti. Nonostante a volte può succedere di non incontrare una parte produttiva che ti può aiutare in questo. A volte i produttori esterni sono molto ostici, diciamo, per iniziare a lavorarci, non seguono il progetto fino dall'inizio. Poi una volta trovato il tuo produttore, puoi iniziare a sperimentare e continuare sulla tua strada, sui tuoi pensieri, sui tuoi valori. Insieme a Leonardo c'era anche un altro designer che ha iniziato la sua esperienza insieme all'Omalab e che ha voluto raccontarci il suo percorso. Stiamo parlando di Cosimo, founder di Snootifirm. Ci ha raccontato la sua storia. Lui viene anche lui da Roma e mi viene a trovare direttamente qui in azienda, cosa che io vedo sempre con grande entusiasmo. Ci conosciamo e mi spiega un po' quelli che erano i suoi progetti, quello che già aveva fatto. Vedo che al momento era tutto abbastanza acerbo e quindi senza grandi remore gli dissi: Cosimo, hai ottime idee, secondo me ci devi lavorare meglio su, secondo me non è il tuo momento. E quindi un po' anche a malincuore lo mandai via, non rendendomi disponibile per quella che era la sua volontà, cioè il fatto di volerlo produrre. Dopo una settimana mi richiama e infatti io, sai, lo risposi, dissi: ciao Cosimo, tutto bene, come stai? Che mi dici? Dice: sì, tutto bene, sì, però io ti voglio dire una cosa, ma mi posso trasferire ad Avellino e vengo a lavorare per te? Questa cosa detta così rimasi pure abbastanza, sai, mi spiazzò totalmente. No, perché io stavo valutando se devo fare un corso oppure se più del corso per me venire da te, fare un'esperienza con te sarebbe il top. Quindi colsi la palla al balzo e gli dissi: vabbè, Avellino non mi sembra opportuno che vieni da Roma a trasferirti e spende soldi, però lavoriamo a distanza. Ecco, oggi lui a tutti gli effetti fa parte del mio team. Ovviamente stando con noi ha maturato delle esperienze
E poi piano piano abbiamo maturato quello che era poi, ecco, il suo progetto iniziale. È venuto quasi naturale e poi praticamente abbiamo prodotto. Settimana scorsa anche lui ha droppato e ha iniziato il suo percorso. Parlo con grande emozione quando parlo appunto di Enzo, perché per me è tuttora una figura davvero davvero importante, più di un semplice produttore, è come se fosse in qualche modo, sarebbe stato una sorta di mentore per me, no? Adesso abbiamo un rapporto quasi di fratellanza, è come se fosse uno zio per me. È stato subito propenso nel darmi un'opportunità che era quella che cercavo, e questa ci ha portato, diciamo, a tutto questo, cioè alla creazione appunto finalmente appunto del brand su cui ho lavorato appunto da tanto. Diciamo, Lomalab è realmente una famiglia. Qual è il futuro dei brand emergenti? Nonostante l'Omalab sia un'azienda produttrice che si occupa della modellistica e della confezione, il modo in cui è entrata nel mercato la rende una realtà paragonabile ad un vero e proprio brand. Come tale, Enzo ci ha illustrato le ispirazioni e gli obiettivi futuri di l'Omalab, completamente in linea con quelli di un marchio d'abbigliamento. Innanzitutto, Enzo consiglia a tutte le persone anche vagamente attratte da questo ambiente di proporsi. Molti talenti restano nell'ombra per la troppa paura di esporsi e così facendo perdono occasioni davvero importanti. Inutile dire che attualmente la moda si vive e si compra principalmente online, ma è importante ricordare di quanto l'esperienza concreta sia altrettanto importante. Per questo l'Omalab by You, il servizio dell'azienda che permette una personalizzazione dei blank offerti, verrà presto anche introdotto attraverso l'installazione di totem interattivi in boutique, negozi selezionati o aprendo pop-up o temporary store. Per quanto riguarda cosa vedo tra 5 anni nella mia azienda e l'Omalab, sicuramente una struttura un po' più grande che oramai ci permetta di fare un upgrade di quella che è la nostra fase produttiva, di poter rispondere a una domanda che magari sarà un crescendo, di poterci strutturare per un discorso di internazionalizzazione del brand e in qualche modo porci nuovi obiettivi. Solo 3 anni fa era inimmaginabile pensare che un piccolo laboratorio di una provincia del sud Italia potesse vendere dei propri blank neutri, senza scritta, senza logo, ma creando una modellistica da zero su delle forme volute da noi in tutta Europa. Oggi è una realtà, esiste, lo facciamo tutti i giorni. Mi auguro, e questo è uno sprono per i giovani, inizino anche loro a vedere nel mondo tessile un'opportunità, che imparino anche loro ad utilizzare le macchine, come capita in Portogallo, come capita in Turchia, dove oggi in Italia la maggior parte della manodopera è femminile e sicuramente over 55. Quella è la fetta grande. Poi tutto il resto, ecco, sono sicuramente manodopera di importazione. Per concludere, fondare un brand di abbigliamento nel 2024 è davvero alla portata di tutti. Alla luce dell'esperienza con l'Omalab, però, è opportuno tenere d'occhio una serie di aspetti. Tramite le testimonianze di un producer come Enzo e di giovani designer come Leonardo o Cosimo, abbiamo raccolto i consigli più significativi per i milioni di ragazzi che sognano di intraprendere una carriera nel mondo dello streetwear. La scelta dei tessuti e del produttore, come comporre il proprio team, la gestione del marketing e dei prezzi, come distinguersi dagli altri brand, insomma, queste sono solo alcune delle regole d'oro da seguire. Infine, una manciata di consigli da 035. Seguire sempre la propria visione e non perdere mai la passione. La stessa che ha dato la spinta per iniziare. D'altronde, come diceva Virgil Abloh, che resta un grandissimo esempio per tutti, ogni cosa che faccio la faccio pensando alla versione di me stesso a 17 anni. Se il video vi è piaciuto, ricordate di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi contenuti in arrivo.